appunto, come si diceva, nello spostarsi da una classe all'altra con queste aree grigie. La tentazione di intervenire immediatamente, di parlarne pubblicamente, di mettere a confronto, mettere a confronto o chiedere di parlare davanti a tutta la classe. Andiamo di nuovo, è comprensibile perché di fronte all'emergenza uno cerca di trovare subito velocemente una soluzione, perché devo riuscire a fare qualcosa, devo intervenire prima che sia troppo tardi. Comprensibile, ma in questo caso andremo di nuovo a sottolineare il lato del sociale, quindi il problema dell'integrazione sociale del bambino vittima, che di nuovo diventa lui il centro dell'attenzione, che magari deve spiegare di fronte ai compagni quello che è successo. Allora, piuttosto prendere il tempo a notare la cosa, magari calmare se è una situazione di caos, però prediligere un momento privato con il bambino, parlarne e chiedere di spiegare quello che è successo con parole sue, magari cercare di aiutarlo, ma in maniera separata rispetto al resto della classe, perché questo servirebbe semplicemente a rimettere in una situazione di difficoltà. Eccolo lui di nuovo, quello diverso, quello staccato, quello che va messo in un angolo. Può sembrare strano questo consiglio e non punire il bullo, sembra molto strano, però facciamo un passo indietro su quello che avevamo detto l'altra volta sulla figura del bullo. Nel momento in cui il bambino viene identificato come quello cattivo, come il problematico e quello che porta problemi, lui si siede in quella posizione perché noi gliel'abbiamo data, è comodo lì e quello fa, lui la grande farà il cattivo. La punizione non fa che rafforzare questo comportamento, perché a quel punto diventa ancora una sfida, anzi sulla punizione pubblica ci può essere il tu spione te lo faccio pagare. È una dinamica, appunto, come dicevamo prima, complessa, non soltanto delle due, non c'è soltanto il bullo, c'è chi spalleggia il bullo, c'è la vittima, chi spalleggia la vittima, c'è chi semplicemente guarda e osserva. Quindi è una situazione sociale molto complessa. La punizione del bullo quasi o quello che dicevamo prima, chiedere alla vittima di spiegare davanti a tutti quello che è successo va a cristallizzare tutto questo. Bisogna riuscire a essere un po' dinamici. Che fare? Parlare anche con lui. Cercare di lavorare anche con lui per capire quali sono perché prende in mira quella vittima, quali difficoltà ha nell'esprimere le proprie emozioni. Lo stesso come parliamo privatamente con la vittima per cercare di capire le dinamiche e anche dargli un supporto e una migliore immagine di sé. Anche perché, come dicevamo nel precedente incontro, il bullo si sente sicuro e ha come dinamica quella del vince il più forte, come idea di relazione. Il più forte vince, quindi io mi devo dimostrare il più forte di tutti. La vittima ha come idea di io tanto subirò sempre, io sono inadeguato, qualunque cosa io faccia va a finire che gli altri ce l'hanno con me. Tipicamente, sempre ci sono i tre interventi tipici, okay. Il cercare di riconciliare bullo e vittima. Non sempre è la soluzione migliore, o non prima di aver chiarito o di aver aiutato entrambi nell'esprimere meglio le loro emozioni. Prima perché tante volte è semplicemente un Marta chiedi scusa ad Elisa, che è una cosa evidentemente falsa, non è falsa, ok scusa, e poi ritorniamo al famoso dopo te la faccio pagare. In più si
si dà di nuovo potere al bullo, perché gli si riconosce il fatto di quello che ha, dell'azione che ha fatto, quindi gli si dà il potere di aver ferito la vittima, e la vittima è di nuovo rivittimizzata in questa dinamica, perché è quella che, ok, non è una vittoria il chiedere scusa, non è una vittoria cercare di riconciliare in questa maniera i due alunni. Soprattutto se viene fatto davanti a tutti.